Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio mostrarvi come montare il kit della Wustem Concept del verricello. Quindi passiamo prima all'installazione del verricello, quindi del tutto il kit che serve per appunto poi applicarlo, quindi le piastre eccetera, per poi dopo rimontare il paraurti e montare il bull bar anteriore come avete già visto in qualche foto o direttamente sul sito della Wustem Concept. Allora, io già, come potete vedere, già smontato il paraurti, mascherina e quant'altro. Ho già fatto tutto, quindi è inutile che vi faccio vedere come smontare il paraurti, perché ormai ci sono molti video che fanno vedere come si smonta, ma è molto molto semplice, ecco. Niente, ora una volta che ci troviamo il veicolo tutto smontato, comodo da manovrare, passiamo all'installazione. Come sempre nei prodotti della Wustem Concept ci sono dentro le istruzioni con la tempistica. Qua da 4 ore, calcolando 4 ore tra smontare paraurti, modificare, applicare il verricello, fare tutti i cablaggi e quant'altro, rimontare il paraurti e montare anche la protezione frontale in 4 ore. Io cercherò di farvi vedere più che altro le differenze tra, cioè non le differenze, scusate, farvi vedere magari quelle piccole cose che magari sono un po' più difficili da applicare e quant'altro. Ora il primo passaggio, come dicevo, è smontare. Io comunque seguo sempre le istruzioni, e smontare il paraurti come vi ho appena accennato. Smontato il paraurti, rimossa questa griglia qua, che è quella che appunto si vede sul paraurti. È attaccata con delle, come si chiamano, delle clip, una specie di incastri, cioè va fatto un po' di leva ed escono fuori, ecco, niente di difficile. Una volta che abbiamo rimosso, io vado passaggio per passaggio, dobbiamo procedere al montare praticamente già le basi di supporto per i verricelli. Io dico verricelli perché all'interno nel kit dentro troviamo la piastra, questa è la piastra principale, poi abbiamo due piccole piastre che sono simili ma diverse. Come potete vedere le forme non sono diverse, ecco, perché dentro ci sono queste due. Questo va in base a il verricello che voi acquisterete, perché questa piastra del verricello è fatto per un modello di verricello che potete comunque vedere all'interno del sito. Quest'altra invece è per il verricello della TGM, questo non mi ricordo come si chiama sinceramente il verricello. Comunque ci sono due modelli e in base al modello che voi scegliete ci sarà la sua piastra. Io, avendo il TGM, praticamente devo montare questa con la bocca più piccola. Semplicemente non è altro che applicarlo qua e avvitare, perché tutto il resto e tutto quello che farò è tutto avvitato, non vi è nulla da saldare, cosa importante. Parentesi, questo kit di verricello ovviamente non è omologato, perché non c'è omologazione sul verricello, come tutti ben sappiamo. Zmod fa le omologazioni, quindi volendo voi potrete acquistare tutto questo kit, montarlo, andare da loro e dire voglio omologare, e poi sono altre cose queste. Io installo questi prodotti per farvi vedere come si installano, potete installarli voi, potete farli installare, questo dipende da voi. Quindi adesso procediamo nell'installazione.
una volta che abbiamo applicato la piastra, come potete vedere abbiamo montato questa piastra qua, abbiamo messo le 4 parti infilate dentro nei fori per far sì che vi aiuti. Io ho messo del biadesivo nelle parti queste qua, non quelle centrali, laterali, più le T che vanno inserite qua. Per quale motivo? Perché se no appena si tocca cade dentro, quindi gli ho messo quello con un goccino, con un po' di nastro per tenerle all'esterno, e così almeno sono riuscito a montare questa piastra qua. Poi qua abbiamo messo, come da istruzioni, degli spessori. Qua ci sono gli 3 attacchi originali del paraurti. Qua sono 3 spessori, poche parole, che vanno inseriti tra la piastra e già la staffa che c'è dietro, più il dado fatto apposito, stretto tutte queste parti qua. La piastra l'abbiamo messa su. Questa è la piastra principale. Ora, come vedete, questo è ancora mobile, che dovremo centrarlo per vedere un po' la gestione, come mettere il tutto. All'interno, sempre nel kit che viene dato del vericello, ci sono le 2 piastre. Come abbiamo le 2 piastre di montaggio per il vericello, quindi o per questo modello o per quell'altro modello, comunque nelle istruzioni vi viene sempre detto le 2 piastre in base al vericello che dovete montare, anche la bocca eccetera. Ci sono anche le 2 piastre per installare l'impianto elettrico. Avendo io quello della TJM, ho questa piastra qua che si va ad applicare praticamente sfruttando sempre della viteria che abbiamo qua. Quindi dovremo svitare questa vite per poi avvitarlo qua inserire l'altra T. Una volta avvitato questo qua, possiamo avvitare il suo impianto elettrico, che come vi dicevo viene impostato così, ecco, in poche parole. Ora procediamo con l'installazione dell'impianto elettrico. Bene, una volta che abbiamo installato tutto, verricello, abbiamo fatto i nostri cablaggi, abbiamo fatto passare bene tutti i cavi. Io ho fatto passare praticamente i cavi da questa parte qua. Questo è il collegamento originale con la sua staffa e tutto. E ci sono i fili del motore che si infilano dentro ai solenoidi. Da qua sono passato sopra, come potete vedere qua c'è una fascetta che la vedete sotto. Poi sono salito, mi sono aggrappato qua e praticamente ho fatto questo giro. Ho lasciato qua
l'eccesso di cavo per non tagliarlo, che non si sa mai a mio avviso. Dovrò mettere un staccabatterie che ho già, adesso ho fatto solo il cablaggio per vedere che tutto funzionasse, ho collegato e basta. Adesso dobbiamo passare a montare la griglia, che viene data sempre in dotazione qua, viene messa, adesso non so, comunque questa parte qua, come vedete, c'ha questa forma, che è questa forma qua, in poche parole, come potete vedere, eccola qua, questa è la sua forma. E niente, adesso procedo ad installare la griglia e poi iniziare a rimontare il tutto per poi passare alla protezione frontale. Bene, ecco come si presenta una volta montata la griglia sul paraurti che abbiamo fatto in precedenza, e adesso solo appoggiato e fissato solo con due viti sotto ai passaruota il paraurti. Infatti adesso si muove, era solo per capire un po' com'è la situazione. Quella situazione qua possiamo vedere che abbiamo l'entrata per il telecomando del verricello. Su questa parte qua abbiamo lo sportellino per lo sblocco e il blocco del verricello. Nel mentre ho montato lo staccabatterie, semplicemente l'ho fissato qua con due viti sulla scatola dei fusibili, che qualcuno del gruppo forse aveva già fatto, e qua abbiamo fatto il grosso. Ora non ho solo puntato perché, come vedete, si intravede un po' qua i fili fini, questa parte qua, e sinceramente non mi danno questa gran fiducia qua. Più che altro ho paura che magari, cioè non lo so, però un ramo o qualcosa me li vada a strappare. Finché sono quelli grossi no. Quindi adesso tirerò giù il paraurti e provvederò a spostare questi fili qua, che sono molto fini, e poi andrò a rimontare praticamente tutta la parte, tutto il paraurti, a fissarlo bene, per poi dopo procedere con la protezione del, appunto, del paraurti.